Siamo sempre di più in clima finale di Champions League. Poche ore a PSG Inter, ma sono ancora troppe perché la mia testa è totalmente proiettata ormai alla notte del 31 maggio, Monaco di Baviera. I miei pensieri vanno tutti alla finalissima di Champions League che non vediamo l'ora di affrontare. E allora, amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio del nostro canale dove già un paio di settimane fa vi avevo raccontato la finale da un punto di vista tattico, cosa possiamo aspettarci, come gioca il PSG e quindi che tipo di partita possiamo aspettarci. Nelle prossime ore vi porteremo nuovi contenuti su questo tema e andremo sempre più a fondo, diciamo così, nell'analisi di questa finalissima, una finalissima in cui il PSG parte con il favore del pronostico, secondo i bookmakers ha maggiori probabilità di vittoria, la squadra francese guidata da Luis Enrique, il supercomputer di Opta che con i suoi algoritmi cerca di prevedere cosa potrebbe succedere nelle sue decine di migliaia di simulazioni ha decretato il Paris Saint-Germain vittorioso nel 54% dei casi circa. Quindi l'Inter parte indietro, ma lo ricordiamo, lo diciamo sempre, lo abbiamo detto contro il Bayern, lo abbiamo detto contro il Barcellona, in campo non vanno gli algoritmi, in campo non vanno le previsioni né i bookmakers, in campo vanno le squadre. L'Inter quest'anno è stata squadra andando oltre anche quello che in teoria sarebbe il valore della nostra rosa, dei nostri uomini, che però sul campo hanno battuto grandi avversari come Bayern, come Barcellona, hanno superato un girone difficilissimo con City, Arsenal e non solo. Siamo meritatamente qua in questa finale di Monaco di Baviera che è un grande appuntamento con la storia. Sarebbe un trofeo questo che cancellerebbe tante discussioni di queste settimane, sarebbe un appuntamento e una vittoria che ci auguriamo di raggiungere con la consapevolezza maturata dalla squadra non solo dalla finale di Istanbul ma anche dal percorso fatto in questa Champions League, quindi non serve molto altro per caricare di attesa e di entusiasmo questa finale, che però io voglio analizzare con voi anche sotto un altro aspetto, con delle curiosità che forse non tutti sanno e non tutti lo sapete. Allora, siccome su Passione Inter facciamo informazione, cronaca, analisi, intrattenimento e approfondimento a 360 gradi, voglio darvi anche gli strumenti per conoscere ancora di più il valore di questa competizione che già sapete, ma voglio raccontarvi anche 6 cose che succederebbero all'Inter in caso di vittoria di questa finale di Champions League. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti e clic sul tasto mi piace se non l'avete ancora fatto, così continuate a far crescere il nostro progetto, a sostenere il nostro canale che sarà live con una lunga maratona sabato 31 maggio dalle ore 18 da seguire tutti insieme sul canale YouTube di Passione Inter, quindi vi aspettiamo lì. Quali sono queste 6 cose che succedono se l'Inter vince la Champions League? La prima cosa, ovviamente tutti quanti godiamo tantissimo e sarebbe, come dicevo prima, una vittoria che cancellerebbe anche tante discussioni su questa stagione e metterebbe di diritto questa Inter nella storia con da Sommer a Lautaro Martinez un'altra formazione da imparare a memoria e da tramandare negli anni. E ovviamente su Passione Inter ci sarà poi una programmazione speciale di cui vi diremo di più eventualmente in caso di vittoria. Andiamo però sulle curiosità più interessanti. Seconda cosa, il boom di incassi che in molti stanno sottovalutando, però dalla scorsa Champions League, giusto per darvi un po' di contesto e per farvi capire, l'Inter uscendo agli ottavi di finale di Champions ha incassato 72 milioni di euro. Nella finale di Istanbul l'Inter ha raggiunto i 100 milioni di euro circa dalla Champions League. La Champions League di quest'anno 24-25 nel nuovo format solo di premi UEFA, quindi solo di risultati raggiunti sul campo e passaggi del turno, escludendo lo stadio, gli sponsor e tutto il resto, ha già portato nelle casse dell'Inter 137 milioni di euro. È il record storico per l'Inter di incassi dalle competizioni UEFA, che in caso di vittoria salirebbe anche ulteriormente a 143 milioni di euro, più o meno come cifra complessiva. Questo l'abbiamo letto anche nella semestrale pubblicata dall'Inter in queste ore, che ci ha dato dei dettagli molto molto interessanti. Quindi sarebbero 143 milioni di euro a cui aggiungere poi, come detto, gli sponsor, i vari bonus che scatterebbero, aggiunti tutti gli incassi da stadio che quest'anno sono stati molto elevati, aggiunti poi anche al mondiale per club che l'Inter ha conquistato come qualificazione e che per cui partirà a metà giugno, che già ha garantito circa 24 milioni di euro per la sola partecipazione. Quindi tutto questo insieme porterà l'Inter a chiudere il 30 giugno prossimo questo bilancio finalmente in attivo, con nuove prospettive anche sul mercato di cui stiamo già vedendo gli effetti. Però non è finita qui, perché la vittoria della Champions League
apre eventualmente, dovesse arrivare, anche un ciclo virtuoso che l'Inter potrebbe cavalcare in una maniera molto importante. Perché? Perché l'Inter si qualificherebbe anche a dei nuovi tornei, ad altri tornei, come ad esempio la Supercoppa europea. E questa è la terza cosa che vorrei ricordarvi. Quindi la vincitrice della Champions League si qualifica alla Supercoppa europea affrontando la vincitrice dell'Europa League, che in questo caso è il Tottenham, che ha battuto il Manchester United in una delle finali europee più brutte probabilmente degli ultimi anni. La Supercoppa UEFA quest'anno raggiunge la 50ª edizione, quindi sarà anche un'edizione storica che si giocherà tra l'altro in Italia, si giocherà a Udine. Però quando? Il 13 agosto prossimo. Allora io non so in che condizioni arriverebbe l'Inter se dovesse partecipare a questa finale di Supercoppa UEFA, perché l'Inter potenzialmente il 13 luglio potrebbe essere ancora in campo al mondiale per club negli Stati Uniti, perché la finale del mondiale si gioca il 13 luglio. L'Inter perché non può arrivarci? Ci proverà e potrebbe arrivarci. Quindi l'Inter potrebbe essere al mondiale del 13 luglio, avrebbe meno di un mese per rientrare, fare delle vacanze, iniziare la preparazione e presentarsi il 13 agosto a questa finalissima della Supercoppa europea. La settimana dopo praticamente inizia anche il campionato, quindi vedremo come gestire tutto questo caos del calendario. Io non so voi, ho ancora un po' qui la sconfitta con l'Atletico nel 2010, quindi ci terrei anche a questa coppa, anche a questo trofeo. Poi, attenzione, quarta cosa, perché secondo me non tutti sanno, anche perché c'è ancora un po' di fumo attorno a questa competizione, però la vittoria della Champions League ti qualifica anche ad un nuovo torneo, che è quello nato nel 2024, cioè il ritorno della Coppa Intercontinentale in un nuovo format che nel 2024 si è giocato a dicembre, nella sua prima edizione di questo nuovo format. La vincente, chiaramente, il Real Madrid, manco a dirlo, di questa nuova edizione, di questa nuova manifestazione. La vincente della Champions League quindi si qualifica direttamente alla finale anche di questa nuova Coppa Intercontinentale e nel 2024, come detto, si è giocata a dicembre. Il Real Madrid, vincendo quel torneo, si è aggiudicato altri circa 5 milioni di dollari, che comunque male non fanno. Sull'edizione del 2025, come detto, c'è ancora un po' di fumo, poche cose chiare, non ho capito ancora dove si gioca, quando si giocherebbe, va tutto definito, ma vi aggiorneremo eventualmente, se ci riguarderà vi faremo sapere sul nostro canale tutte le informazioni. Ci riguarda invece di sicuro il mondiale per club, che è un'altra competizione importante. L'Inter, come detto, si è già qualificata alla prima edizione storica che si giocherà nel nuovo format tra giugno e luglio, appunto. Sesta cosa da sottolineare dunque in questo contenuto di oggi è che in caso di vittoria di questa Champions League, l'Inter sarebbe automaticamente qualificata anche al prossimo mondiale, quindi non solo quello 2025, ma anche quello del 2029, perché nel nuovo format il mondiale si gioca ogni 4 anni e anche nel 2029 potrebbe giocarsi negli Stati Uniti, non c'è ancora nulla di certo, ma secondo le indiscrezioni potrebbe giocarsi negli Stati Uniti. E già ora l'Inter, grazie ai punti ottenuti in questa Champions, grazie al percorso in questa Champions, ha ottenuto un bel vantaggio sulle altre concorrenti, quindi alla partecipazione nel Mondiale 2029 l'Inter si è già messa in una buona posizione, ma vincendo questa Champions League con questa finale contro il PSG avrebbe già un posto garantito automatico all'edizione del 2029 e quindi questo cosa significa? Che avrebbe un'altra vetrina importante tra 4 anni, altri ricavi molto elevati che addirittura dovrebbero anzi aumentare rispetto a questa prima edizione che è già molto ricca. Quindi vincere aiuta a vincere, vincere aiuta a mantenere l'Inter ad un livello alto, porta visibilità, introiti, ricavi e quindi crescita per il club. E quindi l'importanza di questa finale è per la storia, assolutamente sì, ma è anche per il futuro. E a proposito di futuro, un'ultima cosa da sottolineare, anzi due. Intanto il tema del ranking, perché l'Inter con questa Champions dovrebbe raggiungere, se non abbiamo fatto male i calcoli, il terzo posto nel ranking UEFA della prossima stagione, quindi scala ancora delle posizioni. Questo è importante per mantenere anche la prima fascia nel girone di Champions League, che comunque per la prossima stagione non sarà un particolare vantaggio, anzi, come ha spiegato Calcio e Finanza, il portale Calcio e Finanza, l'anno prossimo, per via dei regolamenti sui sorteggi, sui vari incastri, per via del fatto poi che l'Inghilterra avrà addirittura 6 squadre in Champions League, ci saranno 6 squadre di Premier nella prossima Champions League, l'Inter nel girone andrà ad affrontare di sicuro 2 squadre inglesi, quindi l'Inter si ritroverà nel girone
2 squadre tra Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham. Tendenzialmente, se si può evitare di affrontare squadre inglesi non è un male, visto che sono in teoria quelle più forti o comunque quelle più insidiose per tanti motivi. Quindi bene per il ranking, in questo caso un pochino sfortunati, visto che c'è questa folta presenza di squadre inglesi. L'ultimo tema poi legato alla Champions, il risultato della finale di Champions, lo abbiamo detto, potrebbe incidere molto anche sulle notizie che stanno agitando questa settimana che porta alla finale, cioè come potrebbe cambiare gli scenari anche per il futuro di Simone Inzaghi e magari anche di altri giocatori importanti nella rosa dell'Inter, di Mkhitaryan per esempio che dovrebbe continuare, ma qualche settimana fa aveva parlato di un possibile ritiro al termine di questa stagione e quindi da tener d'occhio in caso di vittoria, così come per altri senatori da Acerbi che però ha un contratto di un altro anno anche se c'è una clausola per uscire e altri senatori appunto del gruppo, ma soprattutto la situazione di Simone Inzaghi. Su questo tema abbiamo dibattuto anche nel corso delle ultime live sul nostro canale. Ne abbiamo parlato tantissimo nel club di Passione Inter con i nostri abbonati e soci, quindi vi aspetto, mi raccomando, anche su passioneinter.club per non perdervi il dietro le quinte, per discutere con noi di tutti questi temi. Non so voi ragazzi, io in questo momento non sono così pessimista come tanti altri sul futuro di Simone Inzaghi all'Inter. Penso ecco che un'eventuale sconfitta sarebbe anche difficile da digerire e da gestire per un allenatore che non da me, ma da molti viene visto come l'allenatore che ha buttato 3 scudetti e se perde 2 finali di Champions, poi a livello di spinta di alcuni tifosi, a livello mediatico, non sarebbe facile da gestire se magari la nuova stagione, dove partirai con una preparazione compromessa e comunque molto complicata, dovessi non ottenere subito dei risultati nella nuova stagione, il rumore, la pressione si farebbe subito molto, molto alta e molto forte. Quindi non so una sconfitta come potrebbe incidere, ecco, sulla scelta di Simone Inzaghi che ha sul piatto questa offerta elevatissima dall'Arabia Saudita. Dall'altro lato una vittoria apre a degli scenari, secondo alcuni potrebbe andarsene da vincitore e sbattere la porta dopo le tante critiche ricevute in questi anni. Dall'altro lato, come dicevo anch'io, una vittoria ti aprirebbe tutti questi scenari che abbiamo detto, ti aprirebbe la possibilità di iniziare un nuovo ciclo con un Inter che può finalmente spendere, può investire, può ringiovanire, quindi ti può dare anche delle soluzioni nuove su cui lavorare, nuovi stimoli su cui lavorare e oltre alle nuove competizioni a cui partecipare. Quindi attenzione, vedremo cosa succederà. Io vi porterò nelle prossime ore un nuovo approfondimento anche da un punto di vista più tattico di questa gara. Abbiamo ulteriormente analizzato il PSG, ma trovate già questo contenuto di analisi con degli spunti tattici su come gioca il PSG sul nostro canale, quindi vi invito a recuperarlo. Fatemi sapere un po' anche voi che idea vi siete fatti su Simone Inzaghi, sul suo futuro e che cosa succederà scrivendemelo nei commenti. Vi ricordo il club di Passione Inter e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.